Usare uno stabilizzatore per fare video non è essenziale. In questo video vedrai tutto quello che ti serve per filmare a mano libera e ottenere delle clip stabili e dinamiche, quindi senza sacrificare il movimento, perché non sempre possiamo portarci via un gimbal e non sempre è possibile utilizzarlo, quindi magari diamo troppo nell'occhio o siamo fuori in una città che non conosciamo tutto il giorno in piedi e ci pesa. Tra l'altro, una volta mi è successa una cosa assurda. Stavo filmando con lo stabilizzatore a Dubai. Un tipo della polizia è venuto e voleva arrestarmi perché stavo filmando in maniera troppo professionale. Quindi non usate gli stabilizzatori. Grazie Davide! Prima però capiamo perché bisogna aggiungere movimento nei nostri video. Il movimento nei film e il mondo video in generale è tra le cose più importanti dopo lo storytelling e la fotografia ovviamente. Perché il movimento in sé può raccontare una storia in tanti modi differenti, per quello andrebbe sempre motivato. Per distinguere un video da un fermo immagine o una foto possiamo fare le seguenti cose. Prima cosa, possiamo muovere il soggetto in una ripresa fissa come questa e fargli fare qualche tipo di azione. O l'inquadratura stessa se abbiamo soggetti statici tipo statue, palazzi, macchine, macchine ferme, qualcosa insomma che non si muove. Oppure possiamo fare una combinazione di entrambe le cose, ovvero muovere il soggetto e muovere la camera contemporaneamente. Vediamo quindi i modi in cui possiamo ottenere delle clip stabili in movimento anche senza usare il gimbal. Ho diviso la cosa per 4 categorie: la scelta della camera in sé, le impostazioni, come possiamo muovere il nostro corpo e post-produzione, che in realtà è solo una cosa, però, anzi due, diciamo, dai, due. Per video una delle caratteristiche che cerco in un corpo macchina è la stabilizzazione del sensore, perché ci permette di ridurre molto quelle micro vibrazioni fastidiose e ottenere un look decente senza uno stabilizzatore. Chiaro che se parliamo ad esempio di action cam tipo la Insta360 o la GoPro sono strumenti che vi facilitano molto il discorso della stabilizzazione, però dobbiamo sacrificare un po' in qualità in quanto sono sensori piccoli, quindi sì, dipende cosa stiamo facendo. Se è una cosa action andiamo di action cam, se è una cosa diciamo più cinematic magari. Poi abbiamo le lenti grandangolari, tipo questa che sto usando in questo momento, che soffrono decisamente molto meno il discorso delle vibrazioni e delle oscillazioni. In questo caso io sto camminando, sto tenendo a un braccio e diciamo che sto ottenendo un risultato anche abbastanza decente, no? Non può mancare la tracolla. È una cosa semplice, però con la tracolla aggiungiamo un terzo punto di appoggio che ci permette di ridurre molto le vibrazioni e ottenere una clip molto più stabile, perché le braccia si possono stancare, le vibrazioni ce le abbiamo. Invece se noi ci mettiamo la tracolla e tiriamo la camera in modo che faccia appoggio sul collo e spingiamo diciamo la camera lontano dal nostro corpo, riusciamo a ridurre tantissimo quello che è micro vibrazioni e oscillazioni. Anzi, se abbiamo le oscillazioni sono comunque molto morbide e cinematic. Vi consiglio di usare una cosa del genere, quindi tipo gli attacchi Peak Design, perché poi se dovete switchare, non so, uno stabilizzatore o semplicemente vi dà fastidio, potete toglierla in 2 secondi o metterla in 2 secondi. Un'altra cosa che possiamo fare è usare un rig, ovvero usare una gabbia diciamo sia protettiva e anche ovviamente delle funzioni utili tattiche per attaccare monitor eccetera. Più pesante è il setup, meno sentiremo e vedremo le micro vibrazioni nella ripresa. Parlo un sacco di micro vibrazioni, ma perché un conto è il look quello handheld che è morbido, un conto è che sia tutto shakerato, ed è una differenza importante da capire e da evitare. Passiamo ora alle impostazioni in camera. Prima cosa, possiamo filmare a più di 25 fps, 24 quello che è, quindi più fps filmiamo, più rallentiamo la clip in post produzione, più ci permette diciamo di stabilizzare la clip. Quindi rallentare la clip uguale ridurre le oscillazioni, perché appunto sono più lente quindi risultano più morbide, però appunto nell'impostazione dobbiamo filmare almeno a 50 fps, 100, quello che volete. Seconda cosa, dobbiamo rispettare la regola dei 180 gradi, ovvero dobbiamo filmare con una velocità di scatto che sia il doppio dei nostri fps, non di più, perché più alziamo la velocità di scatto più noteremo ogni vibrazione. Se io a mano libera giro così, diciamo che noterete un po' di problemi e noterete anche tutte le vibrazioni molto di più. Se invece io torno al setup precedente rispettando la regola dei 180 gradi, questo è il risultato. Quindi sono a 24 fps e sto filmando a un cinquantesimo, e la differenza secondo me la notate subito, almeno io la noto subito, non posso farne a meno di notarlo, quindi è una cosa che faccio e basta. Gli ultimi corpi macchina, oltre alla stabilizzazione del sensore, hanno anche una stabilizzazione elettronica già interna, quindi se è una cosa che funziona
e il risultato è soddisfacente, attivatela. Passiamo al terzo punto, ovvero la gestione del proprio corpo. Tu non devi parlare, tu sei il mio modello, va bene? Ok, quindi diamo una macchina a Davide. Davide la prende con 2 mani e tiene i gomiti vicino al busto, perché più noi allontaniamo le braccia, più si stancheranno e più evidenzieremo i movimenti, le oscillazioni e le microvibrazioni. Quindi i gomiti più vicino al busto possibile e anche la macchina più vicino al busto possibile. Più ci allontaniamo, meno stabile. Vicino, più stabile. Ok, oltre al discorso della tracolla. E ricordate sempre di togliere il tappo. Poi passiamo alla catwalk. Davide, catwalk, sei pronto a farlo sul tavolo? Siamo davvero toccati. Quindi la cosa importante per la catwalk è praticamente fare tacco punta, insomma essere più... Il rischio è quello di sembrare dei cretini quando siete in giro, però il punto è che così riuscite a non dare il colpo sul tallone e sul corpo in generale, che va poi a riflettersi su quello che avete in mano, quindi dovete cercare di essere proprio come una camminata del gatto, senza far rumore, dei ninja insomma. E un'altra cosa, troppa fatica prima ho fatto cose. Se non ti affascina troppo la camminata, quindi fare catwalk eccetera, potresti optare per cose del genere, quindi eliminare quello che è passi, skateboard, one wheel, macchine, tram, tutto quello che è non camminare. E sulle macchine più recenti, quindi non sta roba ma tipo le ultime Sony quantomeno, hanno fatto questa cosa dei gyro, quindi potete prendere i dati del movimento che ci sono, si salvano sul file e stabilizzarli in post produzione e ottenete un effetto figo. Il problema è che non è disponibile proprio su tante camere ancora e poi ci sono delle altre problematiche. Magari sì, qui merita un video a sé, quindi non entrerei troppo nel dettaglio. È un'opzione ma non è un'opzione, cioè va usato con testa. Un'altra cosa che potete fare con il vostro corpo è assicurarvi di usare delle quinte, ad esempio, quindi piazzare qualcosa vicino a un cespuglio o vicino a un palo qualcosa e muovervi lentamente tenendolo, diciamo, in un lato della camera. Questo vi permetterà appunto di enfatizzare ancora di più il movimento, anche se in realtà vi state solo muovendo di pochissimo, state solo giocando sulle gambe anche e that's it. Ok, passiamo all'ultimissima parte, ovvero la post-produzione, e qui dobbiamo fare 2 cose. Quindi io ho questa clip che appunto ho girato, appunto come potete vedere stavo andando, mi stavo muovendo, stavo camminando, facendo la mia bellissima catwalk e adesso semplicemente andrò a fare 2 cose. Quindi la prima, come dicevamo, siccome ho filmato a 50 fps, vado a rallentare la mia clip e la metto siccome era a 60 fps, vabbè, la metto a 50 lo stesso e via così, e quindi l'abbiamo rallentata e si vedono un po' di oscillazione. Ora quello che andrò a fare è andare su effetti e aggiungere la stabilizzazione. Prima di aggiungere la stabilizzazione dobbiamo nidificare, perché altrimenti non ci funziona, almeno su Premiere. Se usate altri programmi fate insomma quello come credete meglio. Quindi vado a trascinare stabilizzata alterazione sulla mia clip, vado a dirgli 1% e su avanzate analisi dettagliata. In alcuni punti possiamo notare delle piccole oscillazioni, possiamo anche aumentare la percentuale eccetera. A me va bene così, considerando che si stava camminando a mano libera, direi che è un risultato più che soddisfacente. E questo è il risultato finale. E anche l'ultimo consiglio: filma a mano libera, non avere paura, usa questi consigli per stabilizzare il più possibile, soprattutto non aver paura di far notare che effettivamente è un look handheld, ovvero a mano libera, perché è bello, è molto cinematografico e se fatto bene può anzi essere molto meglio rispetto a quello che è l'utilizzo di un gimbal, che il gimbal di per sé è abbastanza robotico, quindi usarlo con persone non sempre, magari con macchine, con cose inanimate è meglio. Però il fatto di usare a mano libera, camera a mano libera quando si filmano persone, per entrare più nel personaggio, per entrare più nella scena, è una cosa che funziona. Perciò sì, filmate a mano libera, divertitevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! My trip to Dubai. I'm here on vacation. Do you have the permission for this one? I feel alright. I feel alright.